Ciao a tutti e ben ritrovati su questo canale. Oggi vorrei parlarvi di un tema che sicuramente ciascuno di voi ha provato sulla propria pelle. Sto parlando della rabbia. Questa emozione che tante volte ci crea fastidi quando siamo al tavolo. Purtroppo il nostro sport porta tantissime volte ad arrabbiarsi proprio per le sue caratteristiche, dal momento che ci porta tantissime volte a confrontarci con delle situazioni particolarmente frustranti. Conosco un sacco di persone che nella loro vita privata sono persone calme e tranquille, ma che nel momento in cui si trovano a giocare a ping pong esplodono. Pensa quante volte ti sei allenato duramente per una partita e quindi ti sei anche creato delle aspettative, poi vai in campo e tutto va al contrario. Inizi a fare errori non forzati, inizi a sbagliare colpi non da te, inizi a sbagliare delle palline che il tuo cervello ritiene impossibile sbagliare. Parallelamente c'è sempre il discorso della sfortuna. È più che normale che il tuo avversario possa prendere degli spigoli, possa prendere delle retine, possa steccare e mandare in campo la pallina. Tutti questi colpi ti fanno sentire impotente. Sentendoti impotente ti sembra di non avere alcun controllo su quello che sta succedendo e quindi questo ancora una volta genera uno stato di rabbia. Talvolta può metterci del suo anche il contesto extracampo, un allenatore che provoca, uno spettatore che dice una cosa fuori posto. Anche questo è un fattore che può sicuramente alimentare ancora di più la sua rabbia. Quindi ciò che è certo è che nel nostro sport le occasioni per arrabbiarsi sono tantissime. Ma in generale, perché noi ci arrabbiamo? A che cosa serve questa emozione? Consideriamo innanzitutto che la rabbia è una delle nostre emozioni di base, per cui in quanto emozione di base può certamente avere una deriva negativa, ma di base ha una funzione positiva, costruttiva. Bene, quale potrà mai essere questa funzione positiva della rabbia? La rabbia ci aiuta a renderci conto di quelle situazioni che non ci stanno bene, che non stanno andando come avremmo voluto. Ed è come se il nostro corpo, la nostra mente, ci desse una piccola o grande che sia, energia extra per cambiare questa situazione. La tua mente ti sta dicendo guarda che così non mi sta bene. Allora ti dà la possibilità con questa energia extra di cambiare le cose. In realtà poi le cose che ci fanno particolarmente arrabbiare c'è anche un altro motivo perché hanno un effetto così potente su di noi. Queste cose, infatti, sono delle ferite che non sono state prese adeguatamente in considerazione. E quindi la rabbia è in realtà una difesa del proprio territorio, una voglia di non mettersi a zerbino e lasciare che le cose scorrano in maniera inesorabile verso un destino che a noi non piace. E allora fatti questa domanda, chiediti perché una partita di tennis tavolo ti porta ad arrabbiarti così tanto. Forse perché quello è il canale attraverso cui cerchi di importi? Forse perché quello è il canale attraverso cui cerchi di rinforzare la tua autostima? Forse perché fatichi ad accettare di perdere il controllo della situazione intorno a te? Forse perché non riesci ad accettare che esistano delle persone che riescano meglio di te in qualcosa in cui ci hai messo impegno e dedizione? Naturalmente queste sono tutte ipotesi e quindi la tua risposta potrebbe essere tra queste o potrebbe anche essere qualcosa di totalmente diverso. Per quanto riguarda tecniche specifiche di gestione della rabbia mi addentrerò in un video successivo. Quello però su cui vorrei concentrarmi oggi è un primo passo fondamentale per gestire la rabbia stessa. Anche alla luce della domanda che vi ho fatto poco fa, la prima cosa che vi dovete chiedere è chi è il colpevole della vostra rabbia, affinché si eviti di prendere il colpevole sbagliato. Quindi è necessario mettersi in una modalità di ascolto e capire in quel preciso momento cosa in particolare mi sta facendo arrabbiare. Sembra una banalità, ma la rabbia porta ad offuscare la mente, a perdere completamente lucidità e a non capire più nulla. Quindi tante volte si potrebbe rischiare di andare a prendersela con il colpevole sbagliato, prendendosela per esempio con la racchetta, oppure prendendosela con l'allenatore degli avversari, o prendendosela con una persona esterna che è semplicemente passato di lì, o peggio ancora prendersela con il proprio allenatore che è lì solo per dare una mano. Tutto perché non abbiamo capito bene qual è
la reale causa della nostra rabbia. Se invece ci impegniamo prima di tutto a riconoscere il colpevole che ci sta dietro, potremmo avere una situazione che già ai nostri occhi è più chiara. Quando nella nostra testa c'è ordine, è anche molto più facile raggiungere i nostri obiettivi. Quindi, obiettivo numero 1, riconoscere esattamente qual è il colpevole, qual è la cosa che esattamente mi sta facendo arrabbiare in questo momento. La sfortuna? L'avversario che sta giocando molto bene e non me l'aspettavo? Magari davvero il mio allenatore che mi sta dando consigli sbagliati? O il fatto che mi sono allenato duramente per quella partita e in definitiva non sto rendendo al mio livello? O magari, andando ancora più nel profondo, una di quelle ferite lasciate un po' così, non troppo attenzionate, di cui parlavamo prima, che raccontano di più di come siamo come persone e c'entrano un po' meno con il tennis tavolo. Una volta però individuato il colpevole, potrò allora avere le idee più chiare su cosa fare di questa energia extra che il corpo mi sta dando a disposizione per cambiare le cose. Infatti, solo una volta capito di quale veleno si tratta, è possibile ragionare per trovare un antidoto. Per tecniche ancora più specifiche, però, come vi dicevo, ci vediamo in un prossimo video. Lascia un like e commenta qui sotto se vuoi ancora video del dottor Psi Pong.